Capitolo 18. Fidelity Card e volantini promozionali. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Comprendendo adesso che forse la vecchia Fidelity Card, per come l'abbiamo vista ed intesa fino a questo momento, è superata quantomeno nei fatti, c'è un altro interrogativo al quale è corretto rispondere. Cosa pensiamo dei volantini e se riteniamo che siano superati o meno anche loro? Diciamo quindi una cosa sempre secondo il nostro pensiero. Secondo noi, ora e nel tempo, i volantini resteranno un veicolo pubblicitario in ogni caso, anche se ci piacerebbe pensare ad un mondo con minore impatto ambientale, anche se siamo consapevoli che più carta si stampa più alberi abbattiamo. Ma il volantino cartaceo rimarrà sempre anche se, nel tempo, è destinato a diventare un oggetto vintage. Di certo, usciranno più ridimensionati nel tempo, in termini di numerica, ma certamente si dovrà modificare la modalità con la quale si svolgono, e si svolgeranno, le attività promozionali. Chiaramente, i comparatori di offerte che oggi sono rivolti solo in alcuni determinati settori, più facilmente monitorabili, ad esempio elettronica, utensileria, telefonia, eccetera, domani saranno estesi alla totalità dei settori ed attività che fanno commercio, tanto quello tradizionale quanto quello elettronico. Le varie applicazioni che ci sono per il mobile e che si susseguono ai volantini che sono un pochino, passateci il termine, come la classica TV che, anche se superata, comunque non tramonterà mai, ma se un tempo bastava fare semplicemente della pubblicità senza guardare troppo al canale di comunicazione, man mano nel tempo, questo ragionamento non basterà più. Al giorno d'oggi, sappiamo che insieme al canale tradizionale, e per fare un paragone con la TV se guardiamo ai canali tradizionali televisivi, abbiamo visto prima la comparsa di tantissime TV private, poi Sky via cavo, per arrivare a Netflix con tutti gli altri strumenti di visione via cavo, sono comparsi i social, c'è il web stesso che ti invade e, con i meccanismi di remarketing, basta che tu vada a visitare un negozio per ricerca o per la visione di un determinato articolo per ritrovarti subito proposte commerciali dovunque e su qualunque sito tu vada a visitare o qualsiasi social tu prenda in considerazione. Quindi chiaramente sì, i volantini sono superati, almeno parzialmente. Questo non vuol dire che domani o dopodomani spariranno, ma che sicuramente saranno destinati a diminuire nell'intensità, nella numerica dei volantini stampati per singolo periodo promozionale, così come, sicuramente, si modificheranno per le proposte che sono presenti al loro interno. Ovvio che ad oggi, ad esempio mia madre, preferisce ricevere il classico volantino cartaceo, o più in generale della pubblicità sempre sotto forma di carta, però, se penso a mia figlia che ha 10 anni ed è proprio della generazione Netflix, ovviamente, stiamo parlando di tutt'altra cosa. Perché? Perché probabilmente lei non vedrà mai i volantini, ma sarà invece catturata per essere portata a seguire solamente un'altra tipologia di interazioni, almeno in modo prevalente, un'altra tipologia di pubblicità. Non possiamo quindi continuare con lo spreco di risorse attuali, che rappresenta anche un impoverimento del pianeta pensando poi che, in grande parte, vanno a finire nei cestini della spazzatura. Se prendo ad esempio me, come tutti i miei vicini di casa, non aspettiamo altro che la cassetta delle poste sia piena, per poi svuotarla direttamente nel contenitore della carta e cartone. Se andiamo poi a considerare che questo è quello che fanno nella generalità la maggior parte delle persone, occorre che le aziende si rendano conto che fare del volantinaggio rappresenta anche un mezzo per aumentare in modo tradizionale la brand awareness, ossia la riconoscibilità del marchio aziendale e percezione dell'azienda, ma che questo è possibile farlo con una numerica decisamente inferiore e limitata in termini quantitativi di copie, numero di volantini stampati, e invece
Quelle risorse che oggi vengono sostanzialmente dirottate interamente o quasi su questo tipo di pubblicità, oggi alquanto passiva o superata, possono essere spostate in parte, riallocandole nel mondo digitale, ma a loro volta supportate da meccanismi di interazione e programmi di fidelizzazione dei clienti veramente innovativi, per arrivare all'unico obiettivo che deve essere rappresentato dal nostro singolo cliente, posto davvero al centro delle attenzioni. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività, che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma, partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.